Uno dei trekking da fare assolutamente in Islanda, al nord dell'Islanda, è quello per la cascata di Engifoss. Si parte dal paesino di Helgistadir, dove poi si può fare questo trekking qua, il trekking che vi faccio vedere dopo per il canyon Sudragil. Adesso si inizia mamma mia, con un dislivello abbastanza importante, ma con costanza e determinazione si arriva fino alla cascata che premia comunque lo sforzo e la fatica. Mamma mia, inizia subito con una pendenza abbastanza importante. Si arriva subito a una panoramica, una bellissima cascata. John, prima impressione su questa cascata. Wow! John sta facendo le rivelazioni per Google Maps. Prossimo. Questa cascata, però questa qua è carina comunque. Carina. Merita. Ma c'è sta un'altra più avanti. Questa è un'altra view della cascata che abbiamo visto prima. Ah, vabbè, wow. Questa è la cascata che precede Engifoss, questa qua è uno spettacolo. Guardate qua. Tutte queste colonne di basalto qui. Però si continua a salire per Engifoss che ci guarda da lontano e ci dice io cavoli di nuovo. Eccola qua Engifoss. Per fare questo trekking vi consiglio delle scarpe apposta, le scarpe da trekking, perché ci sono molte strade dissestate con pietre, rocce, sassi. Ma io sono venuto con queste qua che sono da ginnastica e mi sentivo sicuro di usarle perché ci ho fatto anche i 50 km per Napoli, i 30 per Avellino, comunque le ho già testate, hanno abbastanza aderenza sul suolo, quindi mi sentivo sicuro. L'importante è che venite con scarpe comode, che avete già provato i lunghi percorsi e che magari abbiano un minimo di grip per abbastanza fiato per i sentieri, insomma. Ce la fai? Prima di arrivare a Engifoss lungo il percorso c'è questa bellissima preview della cascata che ci fa vedere la bellezza proprio della cascata, che è appunto la particolarità. C'è questi strati di roccia, sono diversi uno dall'altro per età, e questa è una delle particolarità di questa cascata. C'è questi strati, considerazioni a caldo su questa salita. Bella, impegnativa, però fattibile. È un bel workout comunque. Molto. God for time. Arrivi alla cascata di Engifoss e torni camminando sulle mani. Ma guarda qua, aspettavo. E da qui è finito il trekking faticoso, perché adesso inizia tutta la passerella per arrivare poi fin sotto la cascata. Ultimi passi, ultima passerella prima di arrivare ed eccoci qua sotto la cascata di Engifoss. Mamma mia, stupenda.
Adesso ovviamente ci mangiamo un bel spuntino premio, il panino, tutta la cascata, pausa pranzo. Saremo finisce di fare magari il video e mangia pure lei. E niente, trekking assolutamente da fare in Islanda, esperienza indimenticabile. Insieme portate un polmone nello zainetto e oltre al panino. E una maglia di ricambio. E una maglia di ricambio perché si suda. E prossima esperienza, restate qui sintonizzate su Radio 100. Anche io per le mie scalate uso Gusto Pro, le barrette energetiche che mi fanno arrivare sempre in tutti i miei trekking in Islanda. Abbiamo trovato questo diario dove lasceremo la nostra dedica che siamo arrivati fino a qui a Engifoss e poi un timbro molto carino per provare che siamo arrivati fino a qui. Ed ora stiamo scendendo dalla cascata di Engifoss con il percorso a ritroso verso il parcheggio. E considerazioni finali sul trekking assolutamente da fare, tutti pro, zero contro, perché la minima sofferenza che provi nella salita poi viene ripagata completamente dalla vista della cascata e dalla vista del panorama in cui sei immerso, cioè completamente nella natura. Considerazioni finali, io non voglio essere troppo romantico, però in questi posti qua mi sento una sensazione di appartenenza qui, per queste terre del nord. È come se la mia anima fosse nel posto giusto qui in Islanda. Cioè, ma come fa? Non piace? Guardate qua, cioè, io sono mo col suo fiume che passa qui con le rocce, cioè è fantastico. Vabbè, andiamo al prossimo trekking, andiamo alla prossima esperienza con Studlagil Canyon. Seconda esperienza indimenticabile da fare in Islanda, quella per il Studlagil Canyon. Adesso iniziamo la nostra camminata di 40-45 minuti fino alle colonne di basalto e la vediamo insieme. Cascata molto bella che si incontra all'inizio del cammino, anche questa di basalto, come quella che come Svarti fosse sempre sulla Ring Road. Ovviamente seguite il video fino in fondo per vedere i punti esatti in cui si gira e come si scende fin giù al canyon. I pascoli attorno a me, io mi sto morendo di freddo perché mi mise un cappuccio attorno ai orecchi perché tira un vento, mannaggia la miseria. Mi devo mettere il cappello di lana, però molto bello, molto rilassante, soprattutto se lo fate dopo hiking e trekking per Engifoss, che sia un po' più easy. Il bello è che lungo il percorso già si intravede la bellezza di quello che potrà essere poi il canyon, ma soprattutto si intravede anche il colore dell'acqua che a seconda delle stagioni, a seconda pure della quantità di piogge eccetera, è di colore diverso. Veramente è sempre bello il canyon, però magari con l'acqua marrone non rende come adesso che si vedrà quale ci sarà l'acqua azzurra, che poi non è azzurra, è tipo verde acqua. C'è poi da dire che c'è un altro percorso da fare in macchina, quello dalla parte di sopra, che vi porterà poi al viewpoint e porterà quindi a vedere il canyon dall'altra sponda, dalla parte di sopra. Infatti questo è il percorso che stiamo facendo insieme, è quello là che arriva fino a sotto al canyon ed è quello che interessa la maggior parte delle persone. Però, per dire, se nel caso non ve la sentite di affrontare una passeggiata del genere, comunque potete cercare su Google il viewpoint e andare direttamente là con l'auto dove si parcheggia e ci sta una balconata con il canyon di fronte. Secondo me però rende molto di più
la sua bellezza da questa vista qua da sotto. E sì, anche questo trekking si può affrontare con le scarpe da ginnastica, come queste, come ho detto per il trekking per Engiforce. L'importante è che siano insomma comode, già rodate e che abbiano comunque una suola abbastanza aderente al suolo. Ecco, quello che vi dicevo prima è la balconata, quella che potete raggiungere direttamente sull'altra sponda dalla strada e che non richiede alcun trekking, alcuna passeggiata per vedere il canyon. Mamma mia, comunque che bellezza! Venivo qua da un anno, ma è sempre bello rivedere comunque i posti in cui è stato bene, ma è comunque un'emozione diversa anche se conosci e hai già visto quel posto. Mamma mia, assurdo, stupendo, guardate qua. Oh, vabbè, assurdo, c'è queste colonne con quest'acqua, questi colori, assurdo. Cioè, è una delle cose più belle che potete fare qui in Islanda, una delle esperienze più imperdibili, indimenticabili, assolutamente da fare questa qua. No, un bagno proprio sicuro, 100-100. Vabbè, vi sporcherete comunque le scarpe, ma alla fine cazzo me ne fotte. Cioè, guardate qua. Vado, ho trovato un altro posto dove mettere il timbro e lasciare la firma, la dedica sul diario. Oh, dopo lo faccio. Vediamo se riesco. No, vabbè, cioè stupendo, non l'ho mai visto con questi colori. Sono venuto qua 3 volte, ovviamente pure per l'orario, ma c'è fantastico. È vero, davvero molto bello. Come far vedere da questa visuale qua un po' più lontana. Cioè, guardate qui, ma il colore dell'acqua, poi questi rivoli che scendono vabbè. No, senza parole, proprio è un quadro stupendo, bellissimo, dipinto. Ci fare il bagno. No, prova a scendere un po' più giù per vedere l'acqua cristallina, poi tutti questi colori così. C'è questa corda qui per aiutarvi a scendere in sicurezza, che scivola un po', a parte questo. Poi si va tranquilli. E qua la bellezza del canyon continua con posti in cui potete fare le foto, queste zone qua, oppure mettendovi da lì verso di là la foto esce ancora più bella. È assurdo, è assurdo. Quante volte ho detto assurdo? Sei arrivato fino a qua, scrivi assurdo. A un bagno ci starebbe tutto però. Molto felice di essere arrivato fin qua perché questo era uno di quei posti che sognavo a casa nel 2020-2021, chiuso a causa del Covid, in pandemia. Vedevo sai, sulla storia con degli altri e adesso sono qui, sono emozionato, cioè mi batte il cuore, sono davvero contento di essere qui, anche se già c'ero venuto. Ogni volta mi regala sempre emozioni diverse ma sempre belle. Sempre molto belle, quindi adesso me lo godo anche per voi, sono contento di avervelo mostrato tramite questo video. Quindi se il video ti è piaciuto metti like, iscriviti al canale, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao aiu!